Salve a tutti! Oggi voglio parlare di un circuito elettronico che consente di realizzare una pompa di carica negativa. Ma partiamo dall'inizio. Che cos'è una pompa di carica? Le pompe di carica sono dei circuiti elettronici che, attraverso l'utilizzo solo di elementi capacitivi, quindi senza la necessità che vi siano anche degli elementi induttivi, riescono ad effettuare un innalzamento della tensione di partenza del circuito oppure, come nel caso che vedremo oggi, possono portare la tensione di uscita a un valore negativo, quindi inferiore rispetto a quella che è la massa del circuito di partenza. Ora passiamo all'analisi del circuito che ho pensato di testare per poter realizzare una pompa di carica negativa. Quindi supponiamo di avere su questo nodo la massa del circuito e su quest'altro un segnale di onda quadra, quindi che passa da un valore negativo di 0 a un valore positivo di V+, quindi la stessa tensione di alimentazione del circuito primario. Quello che succede è che in pratica possiamo distinguere due precise fasi di questo circuito, ovvero la fase di carica e la fase di scarica del condensatore. Quindi, iniziando con la fase di carica, supponiamo di passare da uno stato basso ad uno stato alto dell'onda quadra in ingresso. Quindi quello che succede è che inizierà a scorrere una corrente in questa direzione e osservando la configurazione dei diodi abbiamo che si richiuderà verso massa attraverso questo diodo. È passato un certo istante di tempo, abbiamo che il condensatore sarà completamente carico. Quando invece l'onda quadra passa da uno stato alto ad uno stato basso, abbiamo la scarica del condensatore. Quindi sarà necessario che una certa corrente scorra in verso opposto. E osservando sempre la configurazione dei diodi, abbiamo che in questa situazione questo risulta interdetto. Quindi l'unico modo per scaricare questo condensatore è che la corrente passi attraverso quest'altro diodo. E questo passaggio di corrente causerà il fatto che questo nodo inizierà a scendere ad una tensione negativa. Quindi dopo un certo numero di cicli abbiamo che la tensione negativa che si otterrà su questo nodo sarà proprio pari a meno VCC, quindi la tensione di alimentazione della parte primaria. E quindi ovviamente andando ad inserire fra la massa del circuito e questo nodo un carico, abbiamo che questo verrà alimentato con una tensione negativa. I vantaggi di questo circuito sono, come possiamo vedere, il fatto che risulta davvero molto semplice, quindi si tratta di mettere due diodi, un condensatore e un'onda quadra in ingresso per riuscire a generare una tensione negativa. Mentre per quanto riguarda gli svantaggi abbiamo che risulta avere un'efficienza davvero molto bassa, in quanto sono appunto presenti solo elementi capacitivi per effettuare la conversione energetica e inoltre può essere utilizzato solo per alimentare carichi che assorbano davvero poca potenza. Quindi, al di là del fatto che
la potenza trasferita al carico è direttamente proporzionale al valore della capacità per la frequenza dell'onda quadra in ingresso, a causa della bassa efficienza del circuito non è possibile alimentare carichi di grossa potenza. Quindi questo tipo di circuito risulta essere molto comodo quando è necessario alimentare delle parti di scheda dedicate alla logica o delle parti ausiliarie, evitando di inserire dei convertitori DC-DC dedicati proprio per l'alimentazione. Molto bene. Quindi ora, per verificare che il circuito funziona, lo andrò a montare su una breadboard e poi attraverso un generatore di onda quadra mi andrò appunto a generare l'onda quadra in ingresso. Ovviamente, essendo che questo stadio richiederà un po' di corrente, soprattutto per quanto riguarda i picchi iniziali quando il condensatore è carico o è scarico, andrò ad inserire uno stadio di disaccoppiamento che in pratica sarà realizzato con due transistor, uno di tipo NPN e l'altro di tipo PNP, per realizzare appunto uno stadio push-pull. Ecco qui il circuito montato sulla breadboard. Quindi abbiamo il generatore di segnale e qui la restante parte, quindi i due diodi, il condensatore e poi questo è lo stadio push-pull per amplificare il valore del segnale. Ho già connesso le sonde, quindi vediamo sull'oscilloscopio quello che succede. Ed ecco qui quello che si vede. Quindi la forma d'onda gialla è riferita al nodo comune dei due diodi, mentre la forma d'onda azzurra è sull'uscita, quindi sulla tensione negativa. Infatti, come si può facilmente leggere sull'oscilloscopio, abbiamo che la tensione media del segnale blu è di meno 9,7 volt, mentre la tensione di alimentazione del circuito è di 12 volt. Ovviamente non è esattamente meno 12, in quanto c'è la caduta dovuta ai diodi e alla presenza della tensione di saturazione del transistor NPN. Mentre per quanto riguarda la forma d'onda gialla, abbiamo che varia da un valore leggermente positivo di 0,7 volt dovuto alla presenza del diodo in fase di carica a un valore negativo leggermente inferiore alla tensione di uscita, sempre di 0,7 volt, dovuto sempre alla presenza del diodo in fase di scarica. Come si può vedere, quindi, il circuito funziona proprio come da teoria. Molto bene, quindi come abbiamo potuto vedere il circuito funziona perfettamente e risulterà davvero molto utile in tutte quelle applicazioni in cui è necessario generare delle tensioni ausiliarie negative senza dover utilizzare dei convertitori più complessi. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima!